Ciao a tutti, siamo Alberto e Sofia e con questo video vogliamo presentarvi il Ford Transit con cui stiamo viaggiando e vivendo da 5 mesi in Sud America. Abbiamo deciso di dividere il video in due parti. Nella prima parte vi spiegherò come abbiamo deciso di camperizzare gli interni del nostro van. Nella seconda parte vi faremo vedere come abbiamo attrezzato il van per affrontare le strade insidiose del Sud America, le modifiche che abbiamo fatto all'esterno del nostro van ed il sistema elettrico. Quindi siete pronti? Andiamo a vedere gli interni. Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove lo abbiamo camperizzato, lo abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. Ciao a tutti, benvenuti al nostro canale. Oggi vi faremo vedere un po' il tour del nostro van. Questo è un Ford Transit 2015 e lo spazio di dietro sono 4,7 metri quadri, quindi questo è lo spazio che avevamo a disposizione per lavorare. Non è tantissimo, ci sono van molto più grosse, ma noi abbiamo scelto questo van perché non essendo così lungo potevamo muoverci molto in città senza problemi. Il disegno degli interni l'ho fatto io perché io ho studiato design degli interni, ho fatto anche un corso di design navale, degli interni di design navale, quindi grazie a queste conoscenze siamo riusciti a camperizzarlo in modo autonomo, per così dire. Come design abbiamo pensato ad utilizzare dei colori molto chiari, come potete vedere quasi tutto il van ha ad esempio i muri bianchi, le piastrelle anche sono bianche, tutto il letto è colore chiaro e colori abbinati della terra, quindi un po' legno un po' scuro, i cuscini un po' verde naturale, tutto questo per creare un ambiente molto neutro. E il bianco, i colori chiari servono anche per ingrandire lo spazio, per non fare che sembra tutto ammucchiato. E tutti i mobili abbiamo scelto questo disegno di legno a listelli per creare un po' un'idea che interrompa con il bianco che è tutto monotono, quindi questo rompe un po' con la chiarezza del bianco. Tutti i materiali che abbiamo utilizzato sono stati pensati in un van che si muoveva, in un van che carica, quindi ad esempio i top sono tutti in marmo finto ovviamente, questo lo spessore in realtà sono millimetri, è molto sottile quindi non crea peso. Come primo spazio abbiamo la cucina che consiste in un mobile di 60 x 160 e poi due pensili di profondità di 30 cm ognuno per 120 tutte e due. Poi abbiamo il primo pensile che utilizziamo come dispensa con tutto il cibo, quindi tutto quello che compriamo lo mettiamo qua. E poi qua sotto abbiamo approfittato i cassetti elettrici dove vanno le luci per mettere di tutto, quindi in questo spazio mettiamo ad esempio i trappetti della cucina per pulire. Poi abbiamo il secondo pensile della cucina che ha tutti i nostri piatti, bicchieri, tazze, anche le coppette di vino. E ad esempio qua abbiamo creato il modo per tenere fermi le coppe, ad esempio che erano quelle che avevamo più paura che si rompessero visto che sono di cristallo, mettendo un po' di velcro che li tiene assolutamente fermi. Poi da tutto il resto è tutto plastica, quindi non c'è problema che si rompono. Invece per quanto riguarda lo spazio qua sotto abbiamo delle cose molto piatte, ad esempio per tenere le cose calde, un po' le tovagliette, grazie Maggie che ce l'ha regalato, e i coperchi per la pentola che sono molto sottili anche. Qua sotto abbiamo 3 cassetti molto profondi in cui nel primo abbiamo tutto ciò che riguarda posate, gli utensili, i bastici della cucina, e abbiamo creato un piccolo cassetto scorrevole così potevamo approfittarci bene dello spazio mettendo sotto un po' di cose più grosse che ci servono, ad esempio queste che diventano poi così, sono perfetti, ne abbiamo un paio di questi, il primer. Il secondo cassetto consiste in
tutto ciò che usiamo in bagno, spazzolini, e anche qua c'è un cassetto scorrevole dove sotto mettiamo tutta l'attrezzatura elettronica, quindi tutti i computer, tutti i cavetti, i power bank e tutto che usiamo. E il terzo e l'ultimo cassetto c'è un'altra specie di dispensa un po' più disordinata dove mettiamo il cibo che non usiamo magari ogni giorno ma che abbiamo di riserva, quindi un sacco di paste, passate, il sale, qualche vino buono per occasioni speciali e addirittura una mini aspirapolvere che ci ha regalato la mamma di Beto, grazie. Qui abbiamo il nostro lavandino che come potete vedere è molto ampio, misura 40x40, è anche molto profondo, quindi è comodissimo. Abbiamo un rubinetto che abbiamo portato addirittura dall'Italia di colore nero matte. In quanto al sistema idraulico, noi abbiamo due taniche di 25 litri ognuna che vi faccio vedere qua sotto. C'è la tanica di uscita d'acqua e quella di scarico. Una cosa positiva del nostro sistema idraulico è che non puzza mai, perché ci siamo studiato un po' il sistema. Abbiamo visto che utilizzando uno di questi cestini che raccoglie tutti i rifiuti quando laviamo i piatti, quasi nulla il rifiuto di cibo va giù alla nostra tanica di scarica, quindi non puzza, perché è una cosa che succede molto durante la van life, che essendo uno spazio così piccolo poi tutto comincia a puzzare e per noi era molto importante questo. Quindi con riguardo all'acqua sporca non c'è mai odore, quando è piena la svuotiamo e l'altra la riempiamo. Qua abbiamo una bomba elettrica per l'acqua, che in realtà è una che serve per il frigo, quei frighi che hanno per riempire l'acqua direttamente dal frigo, ma per noi funziona perfettamente qui nel van, non abbiamo mai avuto problemi e ha una potenza abbastanza forte. Ora vi faccio vedere come esce l'acqua. Come vedete fa abbastanza bene. Poi di nuovo qua sotto abbiamo anche la spazzatura che chiude bene, quindi anche non ci sono degli odori. Abbiamo anche un ripiano dove mettiamo tutte le cose che ci servono per pulire il van, e anche abbiamo messo tutte le cose che sono qua sotto con delle corde, che così quando il van si muove non si spostano, non cadono. Tutto il paraspruzzi, come potete vedere, è ceramica vera, sono delle piastrelle di Marazzi che abbiamo portato direttamente dall'Italia. Devo dire che questo era un capriccio mio che volevo molto, quindi ci siamo impegnati e l'abbiamo portato. Servono tanto perché in van c'è sempre tutto che magari cucini, si spruzza così, e essendo tutto legno non si può pulire bene, quindi c'era bisogno di avere qualche materiale che fosse più facile da pulire. Di qua abbiamo la nostra cucina a induzione che abbiamo deciso di fare a incastro, così come il lavandino anche, per una pulizia molto più facile. Poi vi spiegheremo un po' meglio in riguardo al sistema elettrico e come funziona. Per quanto riguarda il pavimento, abbiamo deciso di mettere uno strato di isolamento di poliuretano e sopra di questo abbiamo messo un rivestimento di ceramica molto sottile che permette di pulire con facilità il pavimento. In ciascun mobile abbiamo deciso di mettere dei gancetti per evitare che si aprano i cassetti quando guidiamo. Qua sopra abbiamo un ventilatore che funziona sia come ventilatore che come estrattore. Basta solo girare un piccolo cavetto e fa il cambio di funzione. L'abbiamo messo sopra la cucina pensando che qua c'è la piastra induzione, quindi quando cuciniamo il ventilatore riesce a estrarre tutto il vapore che si produce dalla cucina. Questo lo possiamo anche aprire e chiudere quando vogliamo. Qua è chiuso ad esempio. Le notti che sono molto calde, questo ci servirà anche molto per estrarre l'aria calda che c'è nel van e così lascia molto più fresco dentro. Di questo lato abbiamo un piccolo mobiletto
dove nel primo cassetto mettiamo tutti i vestiti da letto, anche i cuscini, le coperte, tutto ci sta qua ed è anche molto comodo quando facciamo il letto perché qui a fianco alla mano. E nel secondo cassetto invece abbiamo 2 scatole divisorie dove da un lato abbiamo tutte le cose per mare, quindi costumi, la maschera per andare a fare snorkeling e un po' di asciugamani. E dell'altro compartimento abbiamo un po' di torce per quando andiamo in giro nell'oscurità, alla notte ci servono, e poi anche un po' di attrezzatura fotografica come il drone, la macchina fotografica anche ogni tanto la mettiamo qua, un po' di cartoleria anche c'è qui, e i libri che abbiamo in viaggio. Qua abbiamo dei pensili, 4 per la zona living, quindi 2 di Beto, 2 per me, e sono solo di vestiti. Qua abbiamo i miei, questo è il mio cassetto ordinato e questo un po' disordinato, e come potete vedere anche qua abbiamo utilizzato lo spazio del sistema elettrico delle luci per mettere tutti i nostri, vabbè io l'ho usato per le mutande ad esempio, invece quello di Beto Beto ha un po' più di cose da vestiti, ma anche qua c'ha lui il suo cassetto ordinato ogni tanto. Un po' meno utilizzato, come potete vedere anche questo spazio. Qua dietro abbiamo le panchine che servono per la zona di giorno e l'abbiamo messo a forma di U in modo che abbiamo 5 persone che possono essere comodamente seduti qua dietro, e alla notte mettiamo il tavolo qua in mezzo che si incastra perfettamente in questo buco, e i schienali vengono a conformare tutto il cuscino del materasso, per così dire, dal letto, ma ora vi faremo vedere meglio. Sotto le panchine abbiamo messo in questo primo compartimento il frigo. Qua dietro c'è un po' di vestiti invernali di tutte e due. In questo compartimento, che tra l'altro è l'unico che è mobile, quindi lo possiamo usare anche come tavolo quando vogliamo mangiare fuori. Qua abbiamo un po' più di vestiti da letto, tipo il piumone che è molto ingombrante e che è molto grosso, e anche un po' di roba per la doccia. E invece in questa panchina abbiamo il sistema elettrico che occupa quasi tutto, e poi qua dietro abbiamo un altro compartimento piccolo per tenere un po' di cose che non usiamo ogni giorno, tipo anche altri vestiti, stivali per la neve ad esempio, tra altre cose. Una bella aggiunta che abbiamo fatto per la zona notte è stato un mini cinema nel cui abbiamo messo un proiettore piccolissimo che pesa praticamente niente, e abbiamo aggiunto qua uno schermo che in realtà è una persiana di finestra ma funziona benissimo lo stesso, dove proiettiamo i film e le serie, e poi è molto facile anche da togliere facendo solo così. E il proiettore anche si toglie volendo per quando siamo in movimento, e rimane una cosa molto piccola, facile da caricare anche, visto che si carica tramite USB. E niente, ci piace moltissimo. Qua dietro la porta abbiamo deciso di mettere un piccolo corcio non so come si dica molto bene, ma mettiamo piccoli ricordi, la foto del nostro gatto ad esempio, la Frida che ci manca un sacco, diverse sticker dei viaggiatori che abbiamo incontrato in viaggio e qualche posto che ci è piaciuto molto. Sopra la porta scorrevole abbiamo deciso di mettere una zanzariera che è anche rimovibile perché ha il velcro e ci serve per le notti che andiamo a fare camping in un posto con dei moschitos, delle mosche, diverse cose. Basta solo tirarla giù e è tutta fatta con il velcro qui a fianco, quindi si appiccica molto bene. E così l'abbiamo. Abbiamo 4 prese in totale in tutto il van, 2 da questa zona, uno qua dentro per il frigo
e le altre 2 sono sotto il lavandino per le cose che riguardano la cucina. Abbiamo qua i interruttori e abbiamo in totale 8 faretti di luce. Qui dietro abbiamo deciso di mettere delle tendine per creare un po' di privacy quando siamo in un posto pubblico, e basta solo metterli un po' in mezzo e si può creare un po' di privacy. Non coprono per tutto e anche non bloccano di tutto il sole, ma non è la nostra idea. La nostra idea era solo per creare un pochino di spazio privato qua dentro. Invece qua dietro dalle porte abbiamo messo queste taschine, una ad ogni lato, una per me e una per Betto, dove mettiamo articoli personali di ognuno per averle sempre a portata di mano. E anche dalle porte abbiamo installato un filo che si attacca all'altro lato della porta, dove ci serve il numero 1, qua si blocca, ci serve il numero 1 per appendere vestiti che si stanno asciugando, gli asciugamani dopo la doccia, ma anche la tendina per quando facciamo la doccia, perché noi la doccia la facciamo qua dietro. Qua sopra abbiamo 2 docce solari da 50 litri ognuna, che vi spiegheremo meglio dopo, ma praticamente utilizziamo un tubo e in questa zona ci facciamo la doccia. In ogni posto che andiamo stiamo cercando di collezionare un po' di magneti che ci ricorderanno un po' ai diversi posti dove passiamo nel viaggio. Ad esempio questo qua è dal deserto d'Atacama in Cile, questo qua dalla ruta nazionale 40, che è una ruta dalla cui abbiamo fatto tanti chilometri, dell'Argentina. Per dividere la cabina di guida con il dietro abbiamo messo una tendina dello stesso materiale di quelle dietro, e sotto dei sedili abbiamo la scarpiera, sopra è mio, sotto è di Betto, e invece qua sopra, che vi parlavo prima, abbiamo un sacco di cose. Abbiamo le scale che servono per pulire, per guardare i pannelli solari che sono sopra del van, vabbè, un po' il cavalletto dell'attrezzatura fotografica. Abbiamo il nostro bagno anche, che vi spiegherò molto veloce, ma toglierà. Questo è il nostro bagno, è un bagno secco molto semplice che consiste di 2 parti. Questo che è la base, che si piega completamente, e quando si apre si incastra il sedile, e così da questa parte si mette una borsa, si incastra ed è finita. Questo qua è la maniera più semplice che esiste di bagno, però è molto per emergenze. In realtà lo abbiamo usato poche volte nel viaggio finora. Per quanto riguarda il tavolo, abbiamo deciso di fare un tavolo rimovibile che consiste di un tubo come base dove si incastra questa struttura a L, dove poi in questa L si incastra il tavolo di legno girandolo, e diventa un tavolo che è molto funzionale perché si può spostare sia il tavolo che l'asse che ruota. Ora vi faccio vedere come si fa, è molto semplice, basta solo girare il tavolo. Tada! Si può girare così, così verso il dietro, e si può anche far uscire addirittura per prendere magari un aperitivo qua fuori, o metterlo così e magari mettersi qua col computer con la vista alla natura. Devo dire che è un tavolo molto flessibile. Speriamo che il tour vi sia piaciuto. Volevo fare un ringraziamento speciale per i miei genitori che ci hanno aiutato tanto nella costruzione del van in Messico. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle nostre disavventure, e nel prossimo episodio vi faremo vedere, come promesso, gli esterni del van. Ciao!
Ciao!